16 metri di dislivello e 400 di cammino, distanze esigue, minime se si pensa al lungo scorrere di un'esistenza umana. 16 metri in salita possono essere coperti salendo tutti i giorni nei nostri appartamenti posti ai piani alti. 400 metri sono una distanza che percorriamo quotidianamente senza neanche farci caso. Distanze minime, esigue, che nel lungo scorrere della vita hanno la valenza di un granello di sabbia in una spiaggia che si estende per decine di chilometri, ma che su una montagna di 8000 metri, lì nel Karakorum, l'angolo più aspro e selvaggio dell'intero pianeta, possono valere una vita intera. Dopo aver scalato l'Everest in inverno nel 1980, raggiungere la vetta del K2 sempre in condizioni invernali divenne il nuovo grande sogno e obiettivo dell'alpinismo polacco. Sì, la grande tradizione polacca, quella a cavallo tra la fine e gli inizi degli anni Ottanta, gli Ice Warrior, i guerrieri di ghiaccio, che segnava passo dopo passo la storia dell'alpinismo himalayano, da Kukuczka a Bandarjudiewicz, da Pietrowski a Bieliki, da Kurtika a Berbega, tutti nomi che nelle condizioni più difficili, quelle invernali, scrissero la storia dell'alpinismo d'alta, altissima quota. 1980, un anno storico rivoluzionario per l'alpinismo. Alle 14.30 del 27 febbraio Bieliki e Ciki realizzarono la prima ascensione assoluta invernale su un 8000, quello più alto, l'Everest. Il 20 agosto, sempre del 1980, Reinhold Messner dimostrò al mondo che ancora una volta ciò che era ritenuto impossibile in realtà era possibile: scalare sempre l'Everest in solitaria e senza ossigeno. Everest, Himalaya quindi, le condizioni invernali nel Karakorum erano però in gran parte sconosciute. Nel febbraio 1983 Andrzej Zavada e Jacques Olek si recarono sul ghiacciaio Baltoro per osservare le condizioni invernali. La ricognizione permise loro di pianificare una spedizione invernale al K2. Nell'inverno 1987 Zavada guidò la prima spedizione al K2, che includeva alpinisti provenienti da Gran Bretagna, Canada e Polonia. Alla fine di febbraio, avendo raggiunto solo i 7000 metri, le possibilità di successo sul K2 iniziarono a scarseggiare. La montagna selvaggia non voleva farsi domare. Fu allora che Alexander Loeb propose un tentativo in solitaria sul Broad Peak. Zavada non fu d'accordo, ma quando Maciek Berbeka espresse il desiderio di unirsi a Vlov per la scalata, Zavada dovette approvare la proposta. Gli occhi della Polonia, e non solo, erano puntati su di loro, missioni di Stato, quelle vecchie maniere. Il gruppo fu restio ad accettare, sarebbe stato non un successo di squadra, ma individuale. Ma fu anche un'occasione per la spedizione di portare a casa il risultato, quello che sul K2 Ciocori, nonostante settimane di tentativi, non si riusciva ad ottenere. Il tentativo al Broad Peak iniziò il 3 marzo. La strategia messa in campo dagli alpinisti era semplice: 3 campi in quota, forse 4, salita leggera in stile alpino. Berbeka e Lov erano carichi di tutto il necessario per raggiungere la vetta. Maciek Berbeka nacque il 17 ottobre del 1954 a Zakopane e divenne negli anni una leggenda in Polonia. Berbeka realizzò la prima salita invernale sul Manaslu il 12 gennaio 1984 con Ryszard Gajewski e quella del Choyu il 12 febbraio 1985 con Maciej Pawlowski, salita invernale su un 8000 effettuata lungo una nuova via. Fu il primo al mondo ad aver raggiunto gli 8000 metri in inverno nel Karakorum, il 6 marzo del 1988 sulla Rocky Summit. 6 marzo 1988 Rocky Summit. La scalata iniziò con un rapido aumento di quota. Le 3 notti successive i 2 alpinisti bivaccarono a quota 6.000, 6.500 e 7.300 metri. L'ultima notte, appena sotto la cupola sommitale, fu quella decisiva per il tentativo di vetta. Il 6 marzo entrambi iniziarono a progredire rapidamente e con decisione verso la vetta. Il medio era buono e la squadra dal campo base osservò i progressi dei 2 per tutto il giorno.
Ma intorno alle 15:30 Love interruppe la missione, era esausto e tornò indietro dal colle a 7.900 metri, quello che separa la via di salita dal vertice sommitale. Verbega proseguì solo verso la vetta. Mancava poco, un ultimo sforzo. Gloria personale, esplorazione, orgoglio patriottico che si fondono. Sono attimi che possono decidere la vita di un uomo e la gloria di una nazione per sempre. Sono in cima, il vento soffia molto forte, se non raggiungo la tenda prima del tramonto bivaccherò in una buca nella neve. Macek Berbega raggiunse la vetta nel tardo pomeriggio, non era visibile dal campo base a causa della cresta appiattita e dalla visibilità ridotta dovuta alle nuvole e all'oscurità. Trascorse la notte in una grotta nella neve, scavando con le mani e con la picozza, trovando un seppur esile riparo dal freddo glaciale che avvolse il Broad Peak. Riprese la discesa il giorno successivo, il corpo congelato, la barba diventata un blocco unico di ghiaccio, solo in piena zona della morte, dopo aver trascorso una notte che credeva di non riuscire a superare. Una lotta disperata, un atto estremo di sopravvivenza e il pensiero della moglie che lo attendeva a casa fu la spinta che permise a Macek di riuscire a proseguire, di non abbandonarsi, di non morire in quella buca. Verbega continua a scendere tra il vento che gratta la neve ghiacciata in superficie, tra la pendenza costante che non concede neanche un metro dove non si rischi di cadere nel vuoto, di s'arrampica viso a monte, affidando la sua stessa vita a quei pochi centimetri di ghiacciaio che dalla becca della picozza penetrano nel ghiaccio, le gambe sono ormai insensibili, i piedi non rispondono, poi all'improvviso una voce e una luce. Eccolo lì, il bivacco a 7.300 metri, dove Alexander Love era rimasto. Una tenda, un piccolo esile riparo che significava però sopravvivenza. Il giorno successivo, Verbega e Love, stremati dalla permanenza per oltre 48 ore, scesero con l'aiuto di altri alpinisti che erano saliti per aiutarli. I dubbi vennero messi da parte, così come un certo risentimento che aleggiò nella squadra. Squadra che si riunì in un tentativo di salvataggio disperato e che riportò al campo base Love e Verbega, il trionfatore, l'eroe del Karakorum. Berbega e l'intera spedizione festeggiarono la prima storica salita invernale, onorificenze, medaglie, la notizia fece il giro del mondo, il Broad Peak fu conquistato, la Polonia tutta trionfò, eppure quella notte, dentro quella buca, scavata con le mani nel ghiaccio, Macek Barbega, il trionfatore, lasciò qualcosa di sé sulla montagna, qualcosa che non riusciva a capire e che solo dopo molti anni riuscì veramente a comprendere. 6 marzo 1988, Rocky Summit. Il Broad Peak è la 12ª montagna più alta della Terra, con i suoi 8.051 metri sul livello del mare, famosa come il Lhotse per l'Everest per essere la montagna vicina al K2. Pochi chilometri separano i due colossi, che si innalzano nella grande distesa glaciale dei ghiacciai del Baltoro. Scegliendo il versante di salita classico sopra il colle a 7.900 metri si staglia un enorme sperone roccioso, aguzzo, dove converge la salita. Da lì a poco, ben visibile, dopo un sali e scendi e un tratto di cresta affilata, c'è la vetta del Broad Peak. Quello sperone roccioso, aguzzo, si chiama Rocky Summit, l'anticima. Dopo molti mesi, esperti analizzarono le foto della vetta e dichiararono che il punto raggiunto era la Rocky Summit, la cima rocciosa, l'anticima del Broad Peak, quindi a 8.035 metri. Quella di Berbega fu sicuramente una grandissima dimostrazione di arrampicata in condizioni estreme, ma sfortunatamente quelle stesse condizioni impedirono a Berbega di rendersi conto di non essere sulla vera cima del Broad Peak e quindi di non poter più successivamente rivendicare la prima salita invernale della 12ª montagna del mondo e la prima assoluta nel Karakorum, per soli 16 metri di dislivello e circa 1 chilometro di cammino andata e ritorno. Il freddo, l'alta quota, i congelamenti presero forma di nuovo, investirono nuovamente Macek Berbega, questa volta non nel corpo, ma nell'anima.
Berbega accusò il capo spedizione di aver volutamente mentito, consapevole da subito della mancata vetta, solo per riportare a casa il trionfo, seppur momentaneo, per ottenere i finanziamenti per tentare da lì a poco il Nanga Parbat. Dal canto suo, egli rispose che in quelle condizioni, con almeno un'ora necessaria a raggiungere la vetta vera e propria, Berbega non sarebbe più tornato. La notizia divenne pubblica. Berbega si sentì un impostore, nonostante egli non fece nulla per ingannare nessuno, non si rese semplicemente conto, nella bufera che impazzava, che quella non era la vera vetta. Abbandonò l'alpinismo polacco, quello dei grandi tentativi, quello nazionale, e giurò a sua moglie di non partecipare mai più ad una spedizione simile. Il Broad Peak quindi non era stato ancora violato in condizioni invernali. La prima ascensione nella stagione più fredda nel Karakorum non fu più ritenuta valida. 8 marzo 1988, Rocky Summit, 16 metri di dislivello, meno di 1 chilometro andata e ritorno. Un telefono squilla, è Krzysztof Wielicki, ormai diventato una leggenda dell'alpinismo polacco. Wielicki sta organizzando una spedizione lì, sul Broad Peak, 25 anni dopo. Dobbiamo concludere ciò che abbiamo iniziato. Sono queste le parole che dirà a Maciej Berbega 25 anni dopo. Gli anni passano per tutti, i ricordi si affievoliscono, eppure quel ricordo, quell'onta subita, i fantasmi di quella notte passata in quella buca non hanno mai abbandonato l'alpinista polacco, che non ha mai chiuso definitivamente quel cassetto dove vengono riposti i nostri sogni, a volte persino spezzati. Fantasmi del passato che ritornano, che riemergono. Sulla 12ª cima, più elevata al mondo, c'è un conto in sospeso che non è più di carattere alpinistico, non c'entra con i titoli o con i record. Berbega ha già dimostrato tutto, scritto la storia. È un conto personale, una ferita che non si rimarginò mai del tutto. Ci andrò, disse la moglie, la stessa moglie a cui promise 25 anni prima il contrario. Alle 5:15 del 5 marzo, Maciej Berbega, Adam Wielicki, che un anno prima aveva effettuato la prima salita invernale del Gasherbrum 1, Tomasz Kowalski e Artur Malek lasciarono il campo 4 a 7.400 metri per un tentativo di vetta. L'orario di partenza viene fissato tenendo conto di 3 fattori: buone condizioni e buone previsioni meteo per i giorni successivi e la tradizionale regola non scritta di non partire di notte in alta montagna in inverno, e il fatto che gli alpinisti avevano raggiunto il campo piuttosto tardi, essendo saliti direttamente dal campo 2 al 4 e quindi avevano bisogno di un adeguato riposo. Berbega e Wielicki si scambiarono il comando fino al colle a 7.900 metri tra il Broad Peak Central e il Rocky Summit, quel Rocky Summit, arrivando intorno alle 12:30. Da qui vennero realizzate 2 cordate distinte, Wielicki e Malek in testa, seguiti dall'esperto Berbega e il molto più giovane Kowalski. In estate normalmente ci vogliono solo pochissime ore dal passo alla vetta. Tuttavia gli scalatori incontravano difficoltà tecniche inaspettate, non presenti in estate sulla via per il Rocky. Lo Speronaguzzo, l'anticima, che raggiunsero intorno alle 16, un orario tardivo. Un'altra regola non scritta nell'alpinismo, soprattutto himalayano, è quella di non raggiungere mai una vetta oltre le 15. Tutti decisero di proseguire, muovendosi separatamente. Wielicki raggiunse la vetta principale alle 17:20, Malek alle 17:50 e gli altri 2 alle 18. Il Broad Peak è finalmente conquistato, una prima invernale assoluta, l'alpinismo polacco e l'intera nazione tornano di nuovo a sorridere. 6 marzo 1988, Rocky Summit, 5 marzo 2013, Broad Peak. Ogni membro iniziò individualmente la discesa a quella quota. In inverno aspettare gli altri porta semplicemente ad un rapido deterioramento fisico generale e all'ipotermia, rendendo la scalata più rischiosa per l'intera squadra.
Nessuno degli scalatori aveva segnalato segni di debolezza o difficoltà durante la salita, avrebbero potuto attenersi alla regola del restiamo uniti e abbandonare il tentativo, ma le condizioni e le previsioni favorevoli, vento debole e assenza di nuvole e quindi visibilità perfetta, indussero tutti e quattro a proseguire. In quelle circostanze le probabilità di successo erano considerate molto elevate. Una volta lasciata la vetta, Kowalski peggiorò improvvisamente e trovò grosse difficoltà a scendere. Berbega non scese subito con Kowalski. Adam Bialighi tornò al campo 4 alle 22:10. Malek arrivò alle 2 del mattino del 6 marzo. Nelle prime ore di quel giorno Berbega fu avvistato a 7.700 metri, anche se durante la discesa non riuscì mai a comunicare attraverso la radio. 25 anni dopo, Maciek, Berbega scaccia i fantasmi che lo perseguitavano per oltre 2 decenni e a 59 anni, mettendosi di nuovo in gioco, lava via per sempre quell'onta, quella vergogna che sentiva dentro se stesso. Questa volta è la vera vetta, questa volta è la prima ascensione invernale al Broad Peak, esattamente 25 anni dopo. Berbega guarda il Rocky Summit, 400 metri indietro. Ora non più la cima, ma solo l'anticima, uno speronaguzzo e roccioso. Assaporò di nuovo la solitudine della vetta, questa volta quella vera, un lungo respiro, profondo, la quiete che lo invade dopo quella tempesta durata 25 anni e poi incominciò a scendere. Nelle prime ore del giorno successivo, il 6 marzo del 2013, Berbega, dopo quell'avvistamento a 7.700 metri in discesa, sparì per sempre. Di lui ancora oggi non vi è nessuna traccia. 6 marzo 1988, Rocky Summit, 6 marzo 2013, 7.700 metri. Il corpo di Kowalski venne ritrovato anni dopo e adagiato per sempre in una grotta ricavata nel ghiaccio, dove tutt'oggi riposa. Di Berbega nessuna traccia, forse un crepaccio custodisce il suo corpo, probabilmente a seguito di una caduta, o forse una grotta, come la stessa che scavò 25 anni prima, dove Maciek lasciò un pezzo di sé per sempre, dove a un passo dal morire trovò invece la forza di vivere. Forse più che la vetta era proprio quel pezzo che cercava e che lo spinse a ritornare. Accuse, polemiche, insinuazioni. Adam Bialighi venne indicato come colpevole di non essere tornato indietro abbastanza da poter recuperare i propri compagni. Bialighi di aver organizzato una spedizione non omogenea, 3 giovani e un anziano, in montagna a quelle quote. Gli alpinisti che la valicano, che la conoscono, ripetono sempre che anche se sei incordata sei comunque da solo. La scelta alle ore 16 di salire, ognuno per sé, può essere opinabile. Così il non tornare tutti insieme. Possiamo cercare gli errori se vogliamo essere giudici prima che pubblico, ma sempre con la consapevolezza che lì a 8.000 metri si vive un mondo diverso, un mondo ai più sconosciuto, e che ogni decisione presa deve seguire la consapevolezza delle proprie azioni. Si può discutere anche della scelta stessa di Berbega di partire alle 5 piuttosto che alle 3 di notte, come consigliato invece dal capo spedizione e dagli altri membri del gruppo. 2 ore in meno esposti al gelo della notte sono molte, ma sono molte anche 2 ore in più prima che il sole cali nuovamente. L'alpinismo vive un equilibrio sottile, fragile, dove poco è scritto e molto è soggettivo, individuale. L'istinto di sopravvivenza prevarica spesso tutto, qualsiasi logica, ed è quello a cui Bialighi e Malek diedero ascolto scendendo dalla vetta alle 17. La voglia di arrivare, di vincere e di saldare i conti col passato portavano invece Berbega e Kowalski a salire ancora, a non tornare indietro con i loro compagni e a raggiungere ad un orario folle la vetta di un 8.000 oltre le 18. Adam Bialighi, per una buona parte dell'opinione pubblica polacca, è responsabile della morte di Berbega, ma spesso il pubblico si stringe intorno ad una storia e dove in questa storia c'è un morto si empatizza con esso e occorre a quel punto trovare il colpevole. Forse è così, o forse colpevoli non ce ne sono, ma cosa può sicuramente insegnarci la storia drammatica, intima,
di Macek Berbega. Quando nella vita abbiamo un conto in sospeso, qualunque esso sia, e decidiamo di cambiare strada, di abbandonarlo al nostro passato, quel passato non deve poi mai più tornare presente. Così come le leggi non scritte nell'alpinismo determinano spesso vita e morte, sia ascoltate o meno, così vale anche per le leggi non scritte della vita, di cui d'altronde l'alpinismo è una delle più significative quanto crudeli metafore.